Eccoci qua, bentornati ragazzi, episodio 18. Siamo arrivati a 18, non avrei mai detto. Mi viene in mente la barzelletta del film Barzellette di tanti anni fa, non so se te lo ricordi. 18, 18, 18, 18. Vabbè, faccia. Te ricordi? E niente ragazzi, ho qui Marco Russo, arriveremo anche a parlare con lui tra pochissimo. Intanto grazie se state visualizzando il video. Cosa veloce: se siete da YouTube ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere mi piace, commenti ai video, quello che vi pare, che è un grande aiuto soprattutto per realtà piccole come questa. Se seguite da Spotify invece basta che potete mettere la recensione a 5 stelle o seguire il canale e attivare le campanelline su entrambi i canali in modo da essere aggiornati su tutte quante le puntate che andiamo a fare. Detto questo, inizialmente ringrazio gli sponsor, ringrazio Finance Colerial, che oltre a supportarmi un sacco per quanto riguarda il podcast, mi faranno, oltre ad avermi fornito un sacco di attrezzatura che regalerò a voi abbonati, agli abbonati del canale, mi fanno anche lavorare e mi faranno anche sui miei canali social forse avete visto che ho messo la carta da parati, che in questo momento non è inquadrata, però ho messo la carta da parati e l'insegna del bar me la faranno loro anche, quindi ringraziamo Finance Colerial, ringraziamo i ragazzi di Vets Aperitivo che sono sempre presenti, li sento sempre in settimana e continuano a supportare il podcast. Ringrazio X Store, che è un negozio di abbigliamento qua a Bergamo che ogni mese mette a disposizione un buono regalo da 50 o 100 euro, non mi ricordo, sempre per gli abbonati del podcast. E conosci Master Evento? No, raccontami. Master Evento, vabbè, alla veloce, Master Evento è praticamente un vero e proprio evento itinerante che si fa a Roma, in cui praticamente è impostato come un corso, però non è proprio un corso, è proprio una settimana in cui vieni immerso in questa esperienza pazzesca. Si parla, fai seminari dal management fino ad arrivare al flare, che io e altri 3 ragazzi ci occupiamo del flare, e di solito il gruppo è di una trentina di ragazzi grosso modo, che si fanno da domenica a giovedì a Roma con seminari, serate, feste, veramente una cosa impressionante. Arrivano al venerdì che sono uccisi, però è una roba pazzesca. Ringrazio anche loro che hanno deciso di supportare il podcast. E ultimo ma non ultimo, uno sponsor che è appena entrato, con cui sono d'accordo già da 2 mesi, però ha deciso di entrare con l'inizio di marzo, che sono la Melanurk e Amaro Abanegra. La Melanurk è un liquore fatto con la melanurca, che è una mela tipica napoletana. Quindi questo prodotto è proprio del paese da dove proviene la mia famiglia. È un'azienda proprio Wanem, che è un'azienda tra l'altro di cui l'ideatore era amico di mio nonno, perciò per farti capire le cose. Detto questo, andiamo direttamente straight into it la puntata. Buonasera Marco, grazie di essere qua con me. Facciamo la nostra immobili. Ok, lo screenshot ce l'ho e possiamo iniziare. Allora, intanto dico 2 cose io, poi ti lascio parlare a te Marco. Da quando ti ho annunciato sul mio Instagram, che utilizzo praticamente solo Instagram per farmi pubblicità alle puntate, da quando ti ho annunciato ho visto che molte persone hanno iniziato a seguirmi, molte persone hanno iniziato a chiedermi, ho menzionato te e ho menzionato il 30, perché io, ovviamente non tutte le persone sanno che tu sei associato al 30. Quindi e tantissime persone che non fanno parte dell'ambiente, che non sono bartender, mi hanno detto no, bellissimo il 30, e quindi ha suscitato molto interesse questa cosa del 30, che immagino ti faccia piacere. Però ti dico prima, parlando io e te off live, infatti anche nell'accordarci per fare la puntata non trovavamo la data presto, perché avevi la festa dei 10 anni del locale, che poi ne parleremo bene, e il fatto che poi ho realizzato adesso che il 30 mi viene da dire non che cavolo 10 anni, ma mi viene a dire solo 10 anni, nel senso che 10 anni sono praticamente il 2013. Io mi ricordo che io lavoravo al Qui, che era un locale, una discoteca molto con una clientela molto alta ai tempi, e mi ricordo che il 30 già tanti anni fa, che io mi ricordo che facevo il magazziniere, poi facevo il bartender nel weekend, era già super conosciuto, quindi
sinceramente pensavo ne avesse almeno, boh, non lo so, 15, però pensavo che fosse un locale di primi anni 2000, vedendo il nome che ha. Tipo, io non ci sono mai stato, però mi ricordo quando... Questa cosa la devo migliorare, però dico, vedendo il nome che ha e il sentirne parlare, l'impressione che ho io è che sia un locale con una storia veramente molto molto più lunga dei 10 anni e infatti ti ripeto, ai miei occhi i 10 anni mi viene da dire proprio solo. Beh, sotto un certo punto meno male che a 10 anni, perché sennò avevo completamente tutto anche del sì, realmente appunto 10 anni li abbiamo fatti il 22 febbraio. Detto francamente abbiamo fatto una festa tra intimi, okay? Molto piccolina, ok, qualche bottiglia Che di champagne. rientra anche nella filosofia del 30, che ci arriviamo a parlarne, perché non voglio spoilerare subito tutto, quindi volevo iniziare dicendo raccontami prima del 30, prima di quello che sei oggi, tu prima cosa perché hai iniziato a fare questo mestiere e come ti ci sei avvicinato, cosa ti ha... Questa è la domanda che faccio sempre quando iniziamo, ok? Siamo partiti da Facchi nella prima puntata, che conosci bene, poi parliamo anche di lui, che mi ha detto che lui era un ragazzo molto timido, ha avuto un'infanzia che ha avuto 1000 problemi fisici, quindi è stata un po' una rivalsa. Poi nella seconda puntata con Lorenzo Ferrante mi sono riconosciuto molto, perché esattamente come me dice, io ho iniziato perché i bartender erano fighi, volevo essere anch'io un figo, quindi raccontami un attimo, raccontami tu i tuoi inizi. Ma guarda, io realmente vengo da qui vicino, ok? Non diciamo dove siamo, o si può dire? Sì. Si Si può può dire. dire, siamo a Bergamo, ok? Ehm, io realmente da giovanotto, proprio giovanotto, mettiamola così, ero un po' Magari sulla ventina, sui 20 anni o ero un prima. po' de fuego, mettiamola così, ok? Ho iniziato a fare dei lavori manuali, ho fatto il cartongessista che ancora adesso ho dei cari amici, ho fatto dei lavori edili, no? Solo che non riuscivo a capire da lì a 10 anni dove mi vedevo, ok? Perché vedevo tanti rischi, vedevo tante cose molto borderline, soprattutto nell'ambito dove, nel campo edile. Ti posso chiedere una cosa, perché mi hai fatto venire in mente proprio un flash che io ho avuto quando, sai, quando tipo alle superiori fai gli stage nei posti. Io ho avuto proprio un flash, guarda, ho i brividi adesso a pensarci, e quando rientravo il pomeriggio, lavoravo in un ufficio, quando rientravo il pomeriggio tipo uscivo alle 17, 17:30, non mi ricordo, però tipo alle 3, alle 15, che ero rientrato solo da mezz'ora e già mi sembra di essere lì da tantissimo. E vedevo nelle piccole cose, magari nei miei colleghi che magari erano stressati, avevano problemi, e io lì dentro di me mi sono detto, ma io devo fare 30 anni questo? Cioè io tra 10 anni devo essere così? E quindi dico, magari hai vissuto la stessa cosa? Tu pensa che l'ultimo lavoro edile che ho fatto ero i carpentieri che legavano ferro e tutto, e vedevo proprio il boss, no? In una situazione molto, molto tragica. Non voglio entrare nei dettagli o meno, però comunque la situazione purtroppo non è È problematica, come esatto. capita sempre. E morale della favola ho detto no, non è la mia. Tra una cosa e l'altra uscivo in un bar di paese che qua, e c'era questo personaggio che aveva una forza proprio di svuotare i paesi un giorno alla settimana, ed era il mercoledì, e riempiva questo bar, un bar di paese, cioè si beva i 2 in 3, È il e classico via bar di dicendo. con le Esatto, partite, quelle cose. esatto. E riusciva a creare una festa dentro un localino tranquillo, e dicevo: "Ma che figo però". Lui entrò un po' in merda, ha detto francamente, una sera mi disse: "Ma mi vuoi dare una mano a lavare i bicchieri?" Quello devo fa Lavavo i bicchieri e vedevo che io ero partecipe di quella festa, okay, e gli ho detto: "Però che figo", no, poi ai tempi, ti sto parlando che comunque ormai son 38, ai tempi il mondo del bar non era questo.
Sì, comunque mi stai raccontando una cosa che anche solo a raccontarla mi fa provare le emozioni che immagino hai provato tu, perché sappiamo che cosa si prova in quel momento, quindi sì. E da lì ho iniziato a dargli una mano sporadicamente, di qua di là, di sopra e di sotto, cercavo di mantenermi comunque e decisi di andare a fare un corso a Milano che conobbi Mauro Marchetti, il nostro amico. Salta spesso fuori nelle puntate Mauro Marchetti, il suo nome. Infatti un giorno dovrò ospitare anche lui. Ma per me lui, secondo me, in quegli anni lui era unico, personalmente. Vabbè, ciao Mauro. Feci questo corso, poi oltretutto lui abita vicino a me e iniziai a dire, bene, proviamo a mettere in atto questo corso, no? Vediamo di capitalizzarlo, no? E ho iniziato a cercare delle serate, perché ripeto, ai tempi non era come oggi il mondo del bar, e lavoravo una sera di qua, una sera di là, una sera di sopra, una sera di sotto, fino a quando sono finito come primo lavoro 4 sere a settimana in un night a Monza. Il night, anche un altro ospite che ho avuto mi ha detto che è andato a finire nel night all'inizio, perché è un posto dove il bar funziona sempre, quindi... Esatto. È stato un lavoro appunto che mettevo in atto quello che avevo imparato in questo corso. C'era un barman molto più datato, mettiamola così, di me, che non è servito più, brutalmente parlando. E vabbè, la cosa divertente è stata questa. Posso raccontare? Certo, sì. Sei in un night, io capisco molto bene che cosa stai pensando, ma qui non si fa sesso. Ricordatelo, qui non si fa sesso. Io faccio, va bene, non c'è nessun tipo di problema, per l'amor di Dio sono qua a lavorare, no? Vabbè, inizio a fare queste 4 serate. Passa un mese, di qua di là, 4, 4, 4, 4. Beh, secondo mese, 4, 4, 4. Ah, questo è stato un advice che ti ha dato quando sei arrivato? Sì, sì. Ah, ok, quindi tu non sapevi ancora come funzionava questo mestiere. E poi inizio. Marco, però magari il giovedì non venire. Vieni venerdì, sabato e domenica, o giovedì, venerdì e sabato, non mi ricordo bene. Comunque mi fa saltare un giorno. Dopo un po' ne inizio a saltare 2. Al che inizio a capire, ma c'è qualcosa che non va? No? Beh, morale della favola, prendo, vado via. Vengo a scoprire dopo 6 mesi mica ha chiuso per prostituzione. Sono rimasto, mi faccio, ma dai, ma non è possibile. Non ci sono nomi né niente. Vabbè, non l'avrebbe mai detto nessuno, però vero, vero. Ok, detto questo, mi hai detto prima mentre eravamo off live che comunque anche tu, tra virgolette, sei partito dal flare. Sì. Da lì appunto ho cercato appunto dei lavori più costruttivi, perché lavoravi in zona Milano o rimanevi qua sulla Bergamasca, o dove trovavi? Non posso dirtelo dopo che ti ho raccontato questa storia, però comunque giravo nella Brianza all'inizio, avendo comunque Mauro, che è tuttora un mio carissimo amico, a Trezzo. Detto francamente, io abito a 3 chilometri da lì. Il flare mi piaceva molto, no? Lui a quei tempi era super conosciuto. Era super conosciuto. Mi ha detto, ma perché non ti vieni a allenare nella mia flare room? Ho iniziato ad allenarmi lì. Onestamente parlando, non ho mai avuto quelle grandi bombe da dire vado, spacco, disfo, vado a Rodaso. Mi ero messo in testa di andare a Rodaso una volta, dovevo andare a competere contro Diego Dillon, ho detto, non è match. E comunque morale della favola, mi allenavo e mi piaceva molto, cioè avevo anche dei movimenti molto belli. Infatti quando ho rivisto Giorgio meno, cioè la prima volta che ci siamo rivisti, si è messa a parlare un quarto d'ora di flare. E penso che comunque nell'insieme mi sia servito molto, perché volente o nolente serve. Sì, è una cosa che non mi ricordo con chi mi sono trovato a parlare, però ti dà proprio, soprattutto se magari sei una persona un po' timida, impacciata, anche se sei un po', se sei un po', diciamo che non sei bravo con ti cadono le cose dalle mani, se sei un po' impacciato nei momenti, i riflessi. Il flare è proprio una cosa che prima cosa ti fa crescere un sacco di autostima.
E poi dietro una postazione bar sei veramente padrone di tutto, anche una persona magari un po' più sbadata, imbranato, se sei un po' imbranato, quei... Cioè, ovviamente tu adesso hai tirato fuori il discorso delle bombe, cose varie, lasciandomi intendere che non ti sei allenato per arrivare a livelli di competizioni, però quello è l'estremo, capito? Quindi non serve arrivare lì, però comunque una base di flare, quella che ti fai dopo un corso, non lo so, 30-40 ore di allenamento, 100 ore di allenamento, non lo so, lo rapporto come l'imparare ad andare in bicicletta, che tu hai imparato i tuoi movimenti, hai imparato comunque, cioè il tuo cervello si è connesso bene con le mani. Questo è quello che è l'impressione che do io. Ma che poi appunto replichi, butti direttamente sul lavoro anche semplicemente nei pur. Sei d'accordo, no? Super d'accordo. Io una delle cose che guardo di più è la pulizia delle versate. Infatti lo farò anche come ospite, non so se lo conosci, ne ho anche già parlato di lui, Stefano Righetti, che io mi ricordo che lui è stato il personaggio che proprio mi ha folgorato quando l'ho visto, che eravamo io e Giorgio Chiarello e andiamo al Flare House a Verona, e a me Stefano Righetti mi ha veramente folgorato. Vabbè, il flare bello, sì, è bravo, qui si sa, lo fa da tanti anni, si sa, è bravo, ma era quando lo vedevo versare mentre faceva flare o mentre preparava i drink, cioè, cavolo, guarda che bello, guarda che bravo che è, cioè proprio perfetto. Sono sicuro che se vado lì mi faccio così in testa col barmetto e non scende niente. Infatti quella roba lì è la cosa a cui ho sempre fatto caso. Tu pensa che per farti capire di che data sono, io ho iniziato a fare dei corsi un attimino più dati appunto con Marco Canova che parlava prima e Mauro, un certo Giorgio Chiariello che penso a te ora è... Che pesava la metà, prima cosa. Esatto, che adesso è fortissimo comunque, no? Sì, è uno diciamo che si è allontanato dal mondo di competizioni a livello di estremo, però comunque sì, è uno dei nomi più influenti nel mondo del flare italiano e anche mondiale, perché agli ultimi mondiali è arrivato secondo o terzo, è arrivato sul podio, perciò comunque è sicuramente molto importante ed ha fatto anche la storia. Non è arrivato al livello di Marco Canova, che rimane ancora l'italiano più vincente della storia. Abbiamo Dario Doimo, che è quello che ha vinto le gare più importanti. Poi abbiamo Marco, che è quello che ha vinto di più. Poi ci sono Bosco e il Mastro, Bosco e Mastro Matteo. Bosco e Ricky, che anche loro hanno i loro primati, anche loro diciamo entrano nella Hall of Fame dei flare bartender italiani. Tu pensa che grazie a Ricky e Mauro ho conosciuto la mia capo barman. Io ero il suo secondo. Sono andato a lavorare in un locale a Sesto, ripeto, era un altro mondo. E lei era a scuola Vanilla, prima ancora, come si chiama? Cuba Libre. Cuba Libre. Dove appunto ha fatto anche delle stagioni Mauro, Ricky, tutti. Vero? E ricordo una pedata nel culo da Luciana perché mi ero dimenticato una birra. Prendo una birra trappista, mi ero dimenticato di fare i carichi. Grandissima formazione sotto un certo punto. Ripeto, un'altra scuola, altri tempi, però anche lì posso dire che mi sono portato via. Sì, quello che mi sono trovato io a parlarne, perché proprio in questo periodo stiamo organizzando quella che è l'estate e soprattutto io se mi chiedi in cosa sono bravo io mi definisco, cioè tipo se vengo in un locale come il tuo, magari a lavorare, io sono bravo, mi puoi mettere lì come bartender a fare i drink, fare tutto. Nella gestione del locale non lo so perché non l'ho mai fatto a gestire un locale del genere, però se mi metti a gestire una discoteca sono sicuro che sono uno dei più bravi che ci sono, perché è dove sono cresciuto e dove ho imparato tutto, quindi sono sicuro che magari io all'interno di un locale, una discoteca, che sia come responsabile dei barman, che sia proprio come gestore un po' di tutto, sono sicuro di essere molto, molto bravo. E vedo proprio quello che sto cercando di fare proprio negli ultimi anni, di far capire soprattutto al personale, è che è veramente molto importante dentro un locale che sia una discoteca,
che comunque punta sulla miscelazione fatta in un certo modo, il fatto di dover ottimizzare i tempi in un modo pazzesco, perché quando io ho iniziato non era così, il tempo di lavoro era molto più lungo. Adesso invece il tempo in cui puoi lavorare, in cui puoi fare il cassetto, che poi è locale, quello che poi fa contento il gestore, è quell'ora, a volte ora e mezza se va bene, ma lì devi spingere fortissimo, e in quello lì, mi attacco al tuo discorso, il Vanilla penso sia uno dei locali che più ti può insegnare in Italia. Ad oggi l'ottimizzazione dei tempi è la base. Anche in un locale come il 1930. Immagina comunque, ciao, come stai? Tanto un tan, la la la, mi fai N, ok? Magari c'ha due gocce di quello, un E25 di quell'altro, 250 ml di quell'altro, chiavetta, quello, quell'altro. Il tempo di stirring magari è un po' più lungo rispetto all'altro. È dura, eh? È dura. Quindi, cioè, detto francamente, adesso si utilizzano tantissimo batches e draft, quelli ottimizzano il tempo. Pre-batch voi li utilizzate? Ti va alla veloce di spiegarmi che cos'è un pre-batch? Perché ne parlo tranquillamente, però sicuramente qualcuno non sa cos'è. È Quindi... l'unione di varie componenti liquorose, ok? Unite per fare un bilanciamento di un drink. Volendo si può utilizzare anche già la diluizione, ok? Bisogna dargli della stabilizzazione o meno, poi però si entra troppo nel tecnicismo, che però questo consente, che ne so, per fare un Negroni da 30 ml l'uno, bitter, fusetti, vermouth e gin, un pur di 90 ml diretto, stirring e via, ci sei. Poi state a sceglierlo se lo versi sul mixing glass e poi sul ghiaccio, ok? Quello può essere un'idea di batch sul Negroni. Ok, no, sì, tranquillo. No, che magari avvicinati un po' più al microfono così non va via l'audio, che mi hanno fatto notare che andava via l'audio. Comunque, detto questo, abbiamo parlato del tuo avvicinamento comunque al flair, ti ha dato le tue sbocche e cose varie. Raccontami un po' come sei arrivato, lo do per scontato però non lo so, 1930 è stato il tuo primo test o c'è stato qualcos'altro prima? No, è stato step. Io conosco il padrino di mio figlio, Flavio Angiolillo, da più di 10 anni, oltre che mio fratello di sangue, cioè proprio nel senso vero, gioie, dolori, di affetto che passai proprio tutti insieme, mi sto quasi commuovendo. Io conobbi Flavio al Fashion Café di San Marco a Milano. Lui, personaggio della Madonna, lui ha lavorato con Cass, Talo, che lui mi folgorò dalla sua gestione della sala, tempistiche e cose varie, era mostruoso. Io facevo tanti drink perché comunque il Fashion Café ai tempi era il pre-discoteca. Tu immaginati che ai tempi Fashion Café è in via San Marco e di fronte c'erano l'Ombra dei Vin. Non so se li conosci come locale. No, io su Milano sono niente proprio. Tu immaginati che via San Marco, comunque una via di Brera, all'inizio di Brera, veniva bloccata da un muro di persone, da questi due locali, ma un muro di persone che ti dico mettevamo giù la testa alle 6 di pomeriggio, la tiravamo su all'1:30 di notte. Ed era proprio il predisco della Milano Bene, ok? E appunto conobbi Billy Flavio. Io poi mi staccai da Fashion Café e tornai per la seconda volta a Tirose, dove la prima volta il mio manager era Luca Pirola, pensa te. E nella seconda volta tornai con il ruolo di head bartender. Rimasi lì un po', purtroppo mi capitò una sfiga che persi la patente, però sfiga... Succede? Sfiga sì, ma sfiga no anche. Mi spostai su Milano. Andai a lavorare in un locale molto conosciuto ai tempi. Lavorai con loro per un anno. Quando mi ripresi la patente, mi ero già fatto questa domanda e dire: ok, sei bello, carino, hai 24 anni, 25 anni, quello che avevo. Cosa vuoi fare?
Te ricordi quella domanda che mi ero fatto ai tempi con quando facevo il Carpenteros? Lo Sì. stesso. Bene, cosa vuoi fare? Vuoi andare a lavorare in un'azienda? Perché sono queste un po' le chance che hai. Vuoi andare a lavorare in un'azienda di beverage o vuoi provare ad aprirti un locale? Perché Flavio si era staccato e dal Fashion Café aveva aperto un bistrò francese. Mi disse, vieni, vediamo come va, no? Da lì avevamo messo su un progetto, solo che purtroppo ci alzarono l'affitto tantissimo, di tantissimi soldi. Ok, scusa. Di tantissimi soldi e decidemmo di lasciarlo. In concomitanza prendemmo il MAG. Quando lo lasciamo entrammo dentro il MAG. E da lì partì un po' tutta la nostra avventura, che il MAG ad esempio ha 11 anni adesso. Ah, ok, quindi siete partiti prima dal MAG. Sì, sì, sì. Il MAG poi per i primi 6 mesi comunque ci dovevamo far conoscere, ok? Dovevamo capire un po', no? E avevamo un approccio alla clientela d'amicizia, come ti dicevo prima, venivi una sera d'inverno che giocavamo a uno, magari, capito? Questa cosa dell'uno spacca. Ma guarda che tuttora quando facciamo i viaggi tra i soci ci portiamo dietro le carte da uno, che va a finire sempre che è quasi una rissa tra un po', scherzo, eh. Però flessioni, mica flessioni, quello, quell'altro, è bellissimo. E dopodiché, capito, tra una partita e l'altra, sono passati questi 6 mesi, ci è esploso in mano il MAG tra le mani. E, scusa, ti interrompo. Che tipo di locale era? Cioè, che non era un secret, era No, un cocktail, no. cocktail bar normale. No, il MAG si trova sui Navigli, proprio, in Ripa di Porta di Cinese, e, un locale aperto al pubblico. È una zona con tanti locali, giusto? Una zona con tantissimi locali. E tu pensa che a quello che avevo letto è la zona con più densità a livello europeo di locali per la lunghezza della strada. Quindi sicuramente ce n'è per tutti lì, però sicuramente è difficilissimo darsi un'identità o riuscire comunque a, oltre che a darsi un'identità, riuscire a fare dei numeri o... Perché magari la base sai che ce l'hai sempre, però magari riuscire a spiccare un attimo immagino che sia un po' difficoltoso. Esatto, è stato impegnativo, è stato assolutamente impegnativo perché comunque su Navigli ci sono degli ottimi locali. Noi mettiamola così, ci siamo ritagliati la nostra fetta, ok? E c'è esploso il MAG e quindi C'è stato qualcosa che ha dato questo switch o no? c'era Flavio che ha un savoir-faire fantastico. Io che passavo le notti a provare, mettiamola così. C'è stato anche un bel passaparola, c'è stato anche un bellissimo supporto della comunità dei bar, perché c'è stato un periodo che organizzavamo delle competizioni, ma proprio internos sui Twist on Classic dentro il MAG, e c'erano comunque i migliori bartender di Milano ai tempi. Era molto costruttivo, era molto produttivo, era molto bello, cioè li vorrei ringraziare uno per uno, però mi è capitata una sera che eravamo in più di 20. Wow, è stato davvero impegnativo. Trovarci sì, e poi è sicuramente gratificante, poi vedi soprattutto in serie agli inizi hai visto un bel supporto da parte degli addetti ai lavori, quindi. Sì, poi c'era anche da dire che Flavio era super schematico, super organizzato, mentre io ero un po' più... Wow. Vabbè, ognuno aveva i suoi compiti, le sue cose, immagino, quindi... Esatto. E boh, c'è esploso in mano, e quindi di conseguenza abbiamo dovuto prendere più persone, mettere giù anche la testa. Quanti ragazzi possono lavorare o potevano lavorare nel MAG?
Oh mio Dio, tu pensa che abbiamo aperto io e lui, poi dopo... Beh, adesso siamo in tanti, Adesso siamo in tanti, siamo 14, su di lì. 14, 16, siamo su di Ok, lì. 14-16 è un bel personale. E beh, in totale in compagnia siamo più di 60 ora, ad oggi. E da lì abbiamo deciso di cercare di ripetere quell'emozione dei 6 mesi, quindi di giocare a carte, che a carte proprio non si poteva giocare, in un altro locale, che era il 1930. Da qui, quindi, esplode il mag, vedete che le cose vanno bene, decidete di investire. Ok. Nel prendere un posto che era una pizzeria. Adesso ti lascio raccontare, perché qui mi viene in mente il discorso che ho fatto, non mi ricordo se la scorsa puntata o quella prima ancora, del fatto di aprirti un locale e quando vedi che iniziano a girare bene le cose, non ti siedi, ma decidi di investire di nuovo, nel senso decidi di crearti qualcos'altro e di non continuare ad avere soltanto una cosa, cioè magari che può essere anche un flop, cioè Sì. può anche andare male e tipo ai miei occhi apprezzo molto di più uno che prova a buttare, che ha una cosa che funziona e prova a buttarsi in un'altra, piuttosto uno che la cosa che funziona e cerca di spingerla al massimo. Però io ho sempre questo esempio che faccio sempre questo esempio del mio amico di infanzia che si è aperto il suo locale, l'ha tenuto per 13, 14, 15 anni, poi quando ha iniziato ad avere 30 anni, ha iniziato ad aver voglia di stare un pochino di più a casa e cose varie, ha mollato il colpo e era dato via. Dico, ma in questi 13 anni, se tu invece di spingere così tanto in quel locale, te ne fossi aperti altri 2, altri 3, un altro, e avessi delegato un po', saresti potuto arrivare all'età che hai adesso e poter stare a casa però avendo qualcosa. Stare a casa, virgola, però comunque Non viverci dentro. sì, sì, la cosa importante comunque è anche il poter avere delle persone che ora sono i nostri soci, che cioè, ci hanno dato una mano enorme, enorme, enorme. Ovviamente sì, i collaboratori sono fondamentali sicuramente in queste cose, ma ti lascio ritornare al tuo racconto, quindi decidete di prendere questa pizzeria, che però era una pizzeria, e cosa ci avete buttato dentro? Beh, l'abbiamo smantellato. L'abbiamo smantellato e in poche parole abbiamo tirato su un muro. Appena entri sulla destra di 2 metri abbiamo tirato un muro di 7 metri. Abbiamo chiuso quel muro e abbiamo fatto una stanzetta che è un po' il back, no? Che è l'entrata di questo locale che guardi e dici, boh, che schifo, cioè, che è sta roba? Dentro abbiamo rifatto tutto, la fortuna che c'è stata è che il pavimento è originario degli anni 20. Ed è, sai quel pavimento nero con le pietruzze bianche, fini, mattonelle quadrate, tutto così. E non l'abbiamo toccato quello. Ah, avreste potuto toccarlo? Penso di sì, ma era un omicidio, era un omicidio. Abbiamo rifatto tutto sotto, sotto è a volte di pietra, era tutto bianco, l'abbiamo dovuto sabbiare tutto. Tu pensa che sotto era un rifugio per la seconda guerra mondiale e tutto via Sottocorno era collegata. Infatti anche che io l'ho saputo poi quando ho preso casa in questa zona, mi hanno detto che anche per le aziende che c'erano grosse qua che producevano roba per la seconda guerra mondiale, tutte queste zone sono piene di bunker, perché qua ci sono tipo tantissime rotonde che sono qua in zona Bergamo, una volta c'era la discesa perché erano bunker. Però non so se avevano i fantasmi. Noi ne abbiamo uno. Avete un fantasma? Sì. Guarda, te ne posso raccontare 10, ma se vuoi te ne racconto solo una, che è quella più da rabbrividire. Noi facciamo delle guest internazionali. Abbiamo invitato dei ragazzi asiatici. Cioè, ma dall'altra parte del mondo, te lo giuro.
Con noi lavorava un ragazzo ischitano, no? E 2 giorni prima ci disse: Marco, ho visto il fantasma. Mi faccio, sì, vabbè, dai, non faccio il nome perché è un carissimo amico. Fa, è una ragazza, una bambina, una ragazzina ed è vestita di bianco. Io faccio, vabbè, dai. Arrivano loro, finisce la guest, ci sediamo al tavolo sotto, che è il tavolo film chiamato, è un tavolo rotondo da 8-9 posti. Ci sediamo. Lui è venuto con la moglie, oltre che con il suo socio, credo. A un certo punto la moglie esce fuori e dice a me e a Ben: qua c'è un fantasma. Io e Ben bianchi. Inizio, no vabbè, non ci credo, dai, è un film, no? È un film. E là in fondo, quindi nell'altra sala, è una ragazzina di 17 anni ed è vestita di bianco. Frate, io te lo giuro, sono diventato bianco. Sono diventato bianco. Ho i brividi adesso che me la racconti. Ho i brividi adesso che me la racconti. E io quando entro, non nego, oggi ero al bar alle 3, buongiorno, io lo dico. Non si sa mai, sai, non si sa mai. Questa è quella più eclatante, ma davvero ce ne sono tante. Queste storie sono bellissime, magari l'avete anche già fatto, però potrebbe anche ispirare la drink list o dei drink, cose varie. Non lo faccio per rispetto, io sono una persona che è abbastanza scientifica, nel senso non crede tanto a queste cose, però dopo che abbiamo fatto una ricerca al portone di fianco, che ti ripeto, ti ricordi che era tutto collegato, come ti avevo detto, è morta una bambina negli anni 20. E in teoria, da quello che sembra, è rimasta lì. E quello che mi è capitato, ultimamente sono stato a Barcellona a fare anch'io una guest in un locale e anche loro sotto mi hanno raccontato che hanno il fantasma. Sai. Ma un'altra se n'è capitata a me, Lorenzo, il ragazzo che parlavamo prima. Ci stiamo cambiando, tutti ci cambiamo di qua di là nel nostro bagno, prendiamo e siamo convinti che c'è dentro Daniele, il nostro head bartender responsabile. Sentiamo o una botta. Io e Lorenzo ci mettiamo a ridere perché è già capitato che avevamo chiuso dentro una persona senza farlo apposta, no? Ci mettiamo a ridere, apriamo, non c'è nessuno. È finita lì, ci siamo guardati in faccia e Lorenzo. Dai. Ne parliamo dopo. Ne capitano. Però se appunto sono 10 anni, penso che male non ci voglia. Mettiamola così. No, però sono storie, a mio avviso, io da queste cose qua sono preso benissimo, sono appassionato di cinema, ma queste storie in particolare a me piacciono tantissimo, intrigano un sacco. E vorrei continuare a parlare del locale. E quante sedute ha? 55. Ok, quindi non è perché Secret di solito sono bar sempre un po' piccolini così, 55 comunque è un bel numero. Mi fai una spiegazione a grosso modo in che cos'è un secret bar, perché è un secret bar, a cosa è ispirato, come funziona? Beh, l'idea nasce appunto da quello che ti avevo raccontato prima, appunto di ridare quella coccola in più ai nostri clienti del MAG, no? Ovviamente per renderlo un salotto un po' esclusivo abbiamo fatto appunto questa situazione che da fuori non si vede che cos'è, ok? Si entrava ai tempi, per farti capire, con una tessera con scritto com'è che si chiama? Quel colore trasparente. L'inchiostro felice? Qualcosa del genere? No, non l'inchiostro simpatico. Sì. Simpatico, è vero. Scrivi Carmine, tu vedi che io te l'ho scritto, però realmente non si vede, tranne che con la luce UV, giustamente, no? E questa tessera era nominale. Se tu la davi a qualcuno, la stracciavamo. Tenevamo chiuso il sabato e appunto avevamo ricreato questa coccola iniziali per i nostri top clienti. Scusa, sì, ti interrompo, però essendo comunque all'inizio magari una serata come il sabato che sai che è sicura, vi avrebbe fatto comodo. Cioè è una scelta molto audace quella comunque di chiudere il sabato. Sì, ma dall'altro lato, come dire,
Cioè, Inglosibili vi persone. dava un tono. Sì, dicevi, cazzo, chiudono il sabato, ma sei serio? Questo era. Poi non nego che comunque il 1930, essendo un altro concetto di locale, meno male che c'era il MAG, perché comunque nell'insieme all'inizio non è partito subito con a fine mese più. Ok, bisogna anche essere onesti e obiettivi. Il 1930 ha iniziato ad avere quel segno più ogni mese dopo 2 anni. Ok? Quindi comunque è stato un azzardo, volendo tenere sempre alta questo concetto di hype, come dire, no? Tenendo chiuso il sabato e tutto, facendo entrare proprio quelle persone che conoscevamo bene. E comunque avevamo dietro un locale come il Maga che era una potenza, ed è tuttora una grandissima potenza. E ti volevo chiedere, a livello di clientela, questo ti dicevo prima io del MAG, del 30 me ne parlavano tanto, o comunque sentivo gente che magari nel weekend erano clienti del locale dove lavoravo io, con cui ero in confidenza, e mi parlavano sempre di questo 30 e cose varie, comunque persone, non lo so, avvocati, dentisti, comunque gente grande, non ragazzini. Dico, quindi la clientela voi come la selezionavate? Cioè, che clientela avevate? L'importante è sempre la conoscenza, come ti dicevo. Come ti ho fatto l'esempio prima, io e te ci conosciamo, no? Tessera, vieni al bar, ok. Viene tuo papà, tu garantisci per tuo papà. Ok? Quindi tuo papà, che sia il dentista, l'imprenditore, l'operaio, che non è importante, però garantisci tu che io e te proprio ci conosciamo. E questa è una regola che esiste ancora, ok? Quindi così, se vuoi bere un goccio d'acqua intanto. Sì. E è una cosa che raccontandomela tu mi fa venire in mente del fatto del concetto del secret. Alla fine, in questo modo qua, voi tendete a lasciare che ne possano farne parte persone che fanno parte della cerchia. Quindi in questo modo si sposa perfettamente con la filosofia di un bar segreto. Sì. Quindi entri se conosci, entri se sei amico, entri se... Ma se tu guardi il concetto del proibizionismo americano, era su questo, cioè che ne so, tu avevi il locale, no? Tuo fratello conosceva, se io, esempio ipotetico, non conoscevo tuo fratello, io arrivavo lì e niente. Se io invece conoscevo tuo fratello, no, o un tuo caro amico, che sia, no? Sapevi già che bene o male, brutalmente parlando, non ti infamavo, non andavo dagli sbirri a dire, dagli sbirri alla polizia, a dire che lì vendono drink, alcol, che sia, no? E abbiamo sì creato una cerchia che lo è tuttora. Lo è tuttora, per farti capire abbiamo delle targhe sparse per tutto il locale, soprattutto al bancone c'è una serie. Per farti capire abbiamo targhe lì da 9 anni, che sono, che ne so, la prima persona che è entrata dentro il locale, che il suo soprannome reale è Maître, che se ci sta ascoltando si fa una risata. Lui era il maître di un grandissimo ristorante a Milano, un personaggio della Madonna. Lui ogni sera ci veniva a trovare, finito lo shift, si beveva i suoi Old Fashion, prendeva e andava a casa. Ad oggi, 2 figli, ha cambiato un po' il lavoro, molto più stressante, diverso, ok? Lo vedo poco, la targhetta rimane. È giusto che sia così. È molto figa questa cosa. Mi fa venire in mente una cosa che si portava molto al sud, io dico perché ho i ricordi di mio nonno e queste cose che si vede spesso anche nei locali o anche nelle case del sud, però mi è un ricordo che ho di tanto tempo fa, il fatto della 1000 lire o della 5000 lire usata per comprare la casa e quelle cose lì che sono... Sì. Abbiamo avuto anche delle
frasi che io sono rimasto un po' basito, stile, ma queste qua sono le cose della messa? Sai le pestrine che metto sulla messa? Ho detto, a posto, non so cosa rispondere, però vabbè. No, e quindi sì, è una cerchia. Ovviamente sono passati 10 anni di persone con questo lavoro, comunque ne conosciamo sempre a fiumi e Sì, si riciclano le generazioni, come è capitato a me capita, è una regola che io applicavo al supermercato, adesso te la spiego, perché mi capitava di incontrare magari le stesse ragazze che io vedevo in discoteca al weekend, tutti i weekend, sai, o anche le classiche, le due amiche, che sono sempre quelle ragazze sempre insieme, che si fanno, sono sempre insieme, le vedi sui social, sono sempre insieme, nelle serate sono sempre insieme e sono sempre insieme. E il cambio di generazione io lo vedo quando poi le incontravo al supermercato col passeggino, sì, capito? Cose varie, dico, mi sembrava ieri, sì, che facevo da bere a ste ragazze, adesso è lì col passeggino, ovviamente mi vede, fa finta di non conoscermi e non mi saluta, ovviamente, classico, neanche fossi Satana, però sì, questo è il cambio di generazione. Ma tu sai che, vabbè, io ho un bimbo di 6 anni, tu sai che questa cosa qua ci stavo pensando proprio un paio di settimane fa, non con la legge del supermercato, ma mi guardavo intorno, no? Tra i miei amici, bambini, 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 ed è giusto, è normale, penso che sia e faccia parte del percorso della vita. Bambino sì, bambino no, però comunque nell'insieme 38, capito? Non è che fai tutte le serate, esatto, non è che fai tutte le sere al Trento, oh, ciao Carmine, no, come sta? Cambia un po'. Ok, continuiamo un attimo a parlare del 30, quindi discorso della parola d'ordine, questa qua non l'avete mai avuto? Realmente non c'è una parola d'ordine. Quindi ce l'avevate il discorso della parola d'ordine? No. C'era appunto questa tessera. La tesserina. Che c'è tuttora, però l'abbiamo cambiata. E tu con questa tessera arrivi e dici, guarda, ho prenotato a nome Carmine per 3 persone alle 10. Tessera, ok, arriviamo subito. Ti facciamo entrare e via. Questa cosa cioè una cosa bella, sai, anche perché a mio avviso, perché fa anche molto figo, tipo io non lo so, che questa è una storia che non mi ha raccontato Facchi, mi ha raccontato un amico in comune che abbiamo di Jesolo, di Venezia, che era venuto con la sua fidanzata dei tempi a Milano, che era venuto con la sua fidanzata e la fidanzata di Giorgio, erano venuti a Milano ed erano venuti o al Trento o al 30 o al Backdoor, non mi ricordo, ed eravate pieni. E questo nostro amico in comune, vedendo il tipo di posto, vedendo la gente, vedendo questo, fa vabbè, è pieno, Gio, non ci fanno entrare, cose varie, dove cazzo ci hai portato, cose così. E Giorgio, penso tramite Flavio, tramite te, non mi ricordo, e gli avete fatti entrare al Backdoor, okay, o non so dove, comunque li avete portati dentro in una parte dove erano soltanto loro. Il Backdoor allora? E in un punto dove erano soltanto loro, e fa che Giorgio poi sai come fa lui, che se gli dici che non sai, tipo, vedi dove cazzo mi ha portato, cosa fai? Hai visto dove ti ho portato? Sì, sicuramente era il maga che era imballato, e il Backdoor, essendo di fianco, il Backdoor è un concetto di bar che è multifunzionale, nel senso... Non è il bar più piccolo al mondo? Esattamente. Ok. Ma oltretutto tu puoi chiedere dei drink da fuori, nel senso, vuoi bere un gin tonic? Ok, hai lì la lista dei drink, gin tonic, fusettone, che è con Vita Fusetti, non so se lo sai, e altri 2 drink. Che ne so, arrivo, ciao, mi faresti un fusettone? Tu vedi la maschera di V Vendetta, ok? Dietro uno spioncino, perché c'è davanti la parete, ok? Sto spiegando bene? Sì. Perché io so che sono un po' dislessico. No, siete benissimo. E vedi sotto le mani che ti preparano il drink. Drink, moneta. La maschera è appesa, tu vedi le mani o la maschera la mettiamo su. Ah, la mettete su. La mettiamo su. E poi tu hai questo drink in non vetro, ovviamente, in cartone, che te lo puoi bere passeggiando. È un takeaway. In più dentro, dove è entrato Giorgio, hai una whisky room,
ok? Dove puoi bere anche dei drink, per al massimo 4 persone, un po' impiccate 4 persone. È davvero piccolo, ma è, come dire, ti crea, non suggestione, ti crea... Mi fa venire in mente, sai cosa? L'hai visto tu Peaky Blinders? Chi non l'ha visto? Chi non l'ha visto? Comunque mi fa venire in mente, io tra l'altro di Peaky Blinders sono super geloso perché io la guardavo quando era non in diretta, però era tantissimo tempo fa, quando nessuno la conosceva, e il fatto che è diventata così famosa mi ha suscitato gelosia perché è diventata di tutti, che prima era solo mia. E comunque mi fa venire in mente questa cosa qua che mi ha raccontato, mi fa venire in mente, sai, la classica scena di quando entra Billy Kimber, che loro sono nella loro stanzina, Ok. capito? Questa cosa che mi racconti mi fa venire in mente quella stanzina, Sì. che c'è il bar, sì, c'è il posto dove stanno tutti, e poi c'è la loro stanzina lì. E tu immaginati che è una parete, è un 4 pareti piene di whisky, con sopra una mappa, ok? E tu guardi, io ogni volta che entro mi perdo dentro un quarto d'ora, tra bottiglie, mica bottiglie, quello, quell'altro. Io un bartender per te, oltretutto. È molto carino, molto 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 carino. Il concept è pazzesco a mio avviso, è anche super figo e soprattutto per, non lo so, faccio l'esempio per me, tipo viene un mio amico, una coppia amico da Modena, da Sassuolo, dove vengo io a trovarmi. Vengo lì, li porto in un posto così, so che faccio bella figura, so che è veramente il top, so che questo qua quando torna a Sassuolo, quando torna in paese, a Fiorano dov'è, dice Carmine mi ha portato in un posto, no, non puoi capire, questa cosa che mi hai detto tu della stanza, cioè no, non puoi capire, era così, che un posto che se vai lì da solo non lo trovi e non ci puoi neanche entrare. Sì, sì. Devi vedere però anche un altro locale, che è l'ultimo che abbiamo aperto, che non so se ne sei al corrente. Abbiamo aperto un locale con dentro una distilleria. Come si chiama? Trip Distillery. Abbiamo dentro questo locale, appunto, una micro distilleria con appunto alambico e tutto, che se tu vuoi farti il gin personalizzato o un amaro o un distillato, ne parliamo e lo facciamo. Cotta da 90 bottiglie, etichetta personalizzata e tutto di qua di là, è una figata. Perché oltretutto, per farti capire, sto per fare uno spoiler, sta per uscire un video su un video che, cioè, ci siamo messi noi soci a farci una risata quando hanno detto fallo, ok? Proprio fallo. E abbiamo fatto un assenzio, per farti capire, 0 zucchero, uno su distillazione francese, uno su distillazione svizzera, quindi con distillazione francese, distillazione e poi macerazione di altre botaniche, mentre quello svizzero è completamente bianco, quindi solo in distillazione. È tutto naturale. Usiamo proprio come concetto solo materia prima naturale e di una certa qualità. E non è per niente male come concetto. Il bar, oltretutto, tra Luchino, Francesco, Sabina e i ragazzi che lavorano? che ci lavorano, è veramente figo. Anche se esce un pelo da quello che è il concetto di Backdoor 1930 Mag, quindi tutto questo legno scuro, ok? Ambito retro, ok? Quindi questi locali, scusa, ero mutato. Questi locali sono diversi, però hanno tutti, tra virgolette, la stessa identità. Cioè si vede che fanno parte di quello. Sì, 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 sì. Trip è molto più, come mi ha detto Flavio ieri, di giorno. Di giorno. Ovviamente la sera è magico, ma di giorno su quello che può essere il pranzo, il caffè, l'aperitivo, ha una luce magnifica. Poi di sera cambia completamente, si alza un po' la musica, ci sono dentro delle piante. Non so dirti dove preferisco, cioè, perché è figo tutto. Francamente, ho fatto un aperitivo lì settimana scorsa, sono stato lì 2 ore e mezza. No, è bello sentirti così perché
io sono uno che le sue cose o le cose che creo, mentre le creo mi piacciono, ma poi non sono mai contento. Di quello che ho fatto dico sì, mi piace, però non mi piace tanto. Invece sentendoti parlare, sento che proprio ne sei orgoglioso e che ti piace. Io ne sono orgoglioso, ma ne sono orgoglioso appunto del gruppo che noi siamo, cioè con Flavio, Loris, Lorenzo, Francesco, Ben, Carletto. Siamo un gruppo di soci veramente che siamo dei grandi amici e davvero ci aiutiamo a vicenda e uno spinge l'altro, quindi quando queste idee partoriscono proprio insieme, sempre un brainstorming continuo, non si può essere che altro che fieri e orgogliosi. Infatti, una cosa che ho riscoperto anch'io, soprattutto nell'ultimo periodo, è quanto ti dà molta più gratificazione, più che nella... tipo, ti costruisci il locale funziona, il locale è bello. Scusami, ho letto la frase. Love Night. Sì. Si trombano tutti. Sì, la chat variopinta. E che quando una volta del locale riuscito, il locale funziona e tutto, sì, bellissimo, sei contento, però la gratificazione che ti dà una volta che crei un bel team, una volta che vedi le persone lavorare come tu vorresti che lavorassero, una volta che veramente le cose vanno come tu vorresti che andassero senza che devi star lì quello, la sinergia del gruppo, quello veramente ti dà una gratificazione pazzesca. Sì, assolutamente, sono completamente d'accordo. Raccontami un attimo voi come partendo dal mag e anche arrivando a oggi, come gestite avete gestito comunque prima cosa la scelta del personale, quindi arriva un ragazzo, si propone e poi come lo formate, spiegami un po' com'è il viaggio all'interno di uno dei tuoi locali. Immagino che poi ognuno ha la sua storia, per ogni persona è diversa. Però... Esatto, noi comunque gestiamo, ognuno di noi gestisce un locale e noi personalmente assumiamo le persone per il loro cuore, per il loro animo, ok? Non nego che al Trento noi siamo un pelino più duretti, ok? Come stampo di insegnamento. Siamo molto pretenziosi. Scusi, ti interrompo, però con i drink che proponete, come quella piccola cosa che mi ha dato, quella piccola cosa che mi hai detto prima degli ingredienti che avete e del problema del ottimizzare, comunque avete cioè non è che avete il Japan o avete il Long Island nella drink list, no, però avete roba che richiede comunque una preparazione, richiede comunque se uno arriva che non lo sa fare ha bisogno di essere seguito per bene per riuscire a fare certe preparazioni e anche nell'organizzazione di una postazione per poter utilizzare, perché uno non utilizza tin, half tin e jigger, utilizza molte altre cose, quindi è un bel casino imparare. Opla. Abbiamo anche proprio i turni di prep quotidiani, oltre che quando riusciamo facciamo proprio il giorno di prep. È molto impegnativo, c'è Daniele che segue molto tutto questo aspetto, è molto metodico, segue molto è molto schematico su tutto quello che noi facciamo e volente o nolente comunque al 30, che è il locale dove io sto più fisicamente, è una famiglia e crescono tutti insieme, cioè nell'insieme si crea un'ottima sinergia. Proprio oggi ne stavo parlando con uno dei nostri ragazzi che è un amico alla fine, cioè ci passi le giornate insieme, bene o brutte, si incazzi, si piglia il culo, si sbaglia, ok, di qua di là,
si cresce insieme, in più ti ripeto con Daniele dietro che sta proprio quasi sul fiato sul collo ai ragazzi, nel senso guarda dobbiamo fare questo batch, dobbiamo fare questa prep, dobbiamo fare il vino, dobbiamo fare la fermentazione, il tepace, ricorda quello, quell'altro, quel terzo. È pesante, è davvero pesante, anche sullo standard di servizio è davvero pesante. Però una volta sì, ci sta, però una volta che un ragazzo impara a lavorare in un certo modo è veramente una macchina da guerra. Non sono io che devo dirlo. Non sono io che devo dirlo. Ok, però un'altra cosa che volevo dire, soprattutto in questo Daniele che hai detto che è molto metodico e molto pesante con i ragazzi pesante nel senso non è pesante. Sì, ho capito benissimo il modo. Facciamo attenzione, mi raccomando, dobbiamo fare questo e quello. È controllato quello, quell'altro, quel terzo. In questo intendo sì, è schematico, è super schematico. Ci sta, sono esattamente lo stesso io, perciò capisco benissimo quello che intendi dire. E l'appunto che mi viene da fare a me, perché quello che ho capito io nell'ultimo anno, nel primo anno in cui ho lavorato per degli imprenditori e dopo quello che c'è stato la pandemia, mi sono reso conto che non c'è cosa che li rende più felici di portargli un qualcosa che frutta un'azienda, un qualcosa che funziona bene, oltre al divertimento, all'immagine, tutto quanto, quello che veramente, quello che poi il nocciolo è quello che, perché io mi ricordo, parlando proprio del Vanilla, la proprietà, il proprietario, il padre, diciamo, è un personaggio super conosciuto, un imprenditore, cioè veramente una persona molto in vista, sì, è anche importante, sì, però è una persona che ci ha sempre tenuto anche sul lato dell'immagine. Ti dico, mi ricordo un'immagine che non me la dimenticherò mai, che mi hanno fatto notare, che eravamo al bar, io, Giorgio Facchinetti, Lorenzo Ferrante, che non so se forse non lo conosci personalmente, però era il socio di Giorgio, e eravamo noi tre e non mi ricordo chi altro, e c'è stato un momento mentre noi lavoravamo in un bar che al Vanilla è il bar che era nel giardino, quindi è il bar diciamo principale del locale perché è in giardino, però hai i clienti tutto intorno perché è tipo un gazebo. E c'è stato un momento in cui abbiamo iniziato a far flare tutti quanti e in cui c'è sì, tipo i clienti che sbattevano le mani, proprio veramente un disastro, un casino veramente forte, e di fianco a noi a pochi metri c'era il proprietario con dei suoi amici, grandi signori, si vedeva che non erano ragazzi, capito? Grandi signori. E io me lo fa notare quello che allora era il responsabile del locale e che mi fa guardalo che lo vedo questo qua che magari raccontandola dici magari la proprietà questa cosa non la vede bene, invece questo signore si vede proprio che lì mentre parla con i suoi amici lì che sta bevendo qualcosa che fa proprio quella faccia, sì sono i miei ragazzi, capito? Quella cosa che dico che era proprio contento di quel momento. E mi sono reso conto, tornando indietro, mi sono reso conto di quanto le rendi felice un imprenditore portandogli qualcosa che funziona, qualcosa che è sano. E mi viene in mente, lo rapporto a questo Daniele che è così metodico perché soprattutto sia a grandi numeri, quando hai migliaia di persone che stringendo, avendo decine di persone, è nelle piccole cose che poi alla fine del mese arriva quel più di cui parlavi prima. Cioè perché se ogni ragazzo, se questo Daniele non seguisse ogni ragazzo in quel modo e questo ragazzo ad ogni versata fa cadere quel quartino d'oncia nel barmet, quel quartino d'oncia rimane dentro il jigger, rimane dentro il cucchiaino, cosa va? A fine mese sono soldi, assolutamente. Guarda, ne parlavamo oggi io e Ben di altri dettagli che sono finezze che dici cazzo però è vero. Soprattutto io che nel fare il flare rompo una bottiglia di vodka, ok, appena aperta, la rompo, andata, però è una vodka di linea in una discoteca che non è una sottomarca, però è una bottiglia di linea di una discoteca. Voi utilizzate anche un altro tipo di prodotti, sì, perciò magari a fine di quella bottiglia pensare che 2 once di quella bottiglia, 3 once di quella bottiglia sono finite o nel barmet o nel lavandino perché hai fatto il drink, è andato over, cose varie, è un bel problema. È davvero un problema.
Si muove, si muove. È una cosa comune a tutti gli ospiti quella sedia. No, comunque è proprio vero, attenzione su tutto, qualunque cosa. Soprattutto in un locale come questo qua che ti trovi ad avere tu, in cui comunque non si molti prodotti che si vanno a utilizzare sono comunque ricercati, e quello che mi raccontavi prima di arrivare a me l'hai detto prima quando noi eravamo off quando parlavamo del trend di arrivare alla ricerca, però dopo questa drink list, alla materia prima perfetta. Okay. Sì. Ok, parliamo. Mi interessava, visto che stiamo parlando del 30, perché ho letto tramite il profilo di questo ragazzo che ti dicevo prima, come Lorenzo, ho visto che avete avuto anche delle belle soddisfazioni a livello di riconoscimenti, che ne parlavo con Mauro e Lodo l'altro giorno, settimana scorsa, dei riconoscimenti che non sono tutto, non è quello a cui uno deve lavorare solo per quello, però se arrivano fanno piacere. Assolutamente. Quindi raccontami un po', prima cosa, che cos'è il 50 Best e poi come l'avete vissuta e cosa. La lista dei 50 Best è una lista appunto dei 50-100 migliori locali al mondo, secondo questa lista. Loro sono lo stesso gruppo che hanno anche i 50 Best Restaurant, quindi comunque accreditata, diciamo. Esatto. Funziona che comunque ti vengono a trovare, tu, buonasera, salve, di qua di là, senza sapere chi sono, a volte. Che dire, la prima volta che siamo entrati dentro i Best abbiamo fatto una pazzia, che comunque siamo anche conosciuti per questo. Abbiamo chiuso tutti i locali, abbiamo preso un biglietto aereo a tutti i ragazzi e siamo andati su a Londra. Non posso entrare nei dettagli perché spero che però è stata una bellissima emozione. Abbiamo visto la premiazione tutti, poi c'è stato un after party, è stato uno dei momenti che, se posso dire la mia, penso che 80 anni, se ci arrivo, me lo ricordano ancora. Quando arriverai a 80 anni, questo sarà uno dei momenti che ti ricorderai, sì. La prima volta. Tu pensa che senti lo speaker, uno speaker con una super verba, and the number 45 is the 1930. Si gratta una bolgia, sembrava di essere in curva sud, per dire. Una bolgia assurda, è stato wow, proprio bellissimo. Bella anche la cosa che vi siete portati dietro tutti i ragazzi, quindi non siete andati lì come farebbero in tanti, sono io, grazie, ma invece avete portato su tutte le persone che vi hanno supportato per poter arrivare a quello che ci sono arrivati poi insieme a voi. Sì, assolutamente. Io senza Ben e tutti i ragazzi, io non c'ero minimamente dentro, sicuro. È stato un lavoro soprattutto di tutti loro, che mio, cioè alla fine uno non tira avanti una barca da solo, non ce la può fare. Questo mi fa venire in mente un discorso che mi faceva quando avevo 14-15 anni quello che era il capo PR che avevo a quei tempi, che diceva che è più importante, tipo nel canottaggio, è più importante quello che sta seduto e guarda gli altri o quelli che tirano i remi. No, sono uguali, vanno allo stesso. Tu nel locale sei quello seduto, che magari seduto ci stai veramente poco, però tu sei quello seduto e gli altri ragazzi sono quelli che tirano i remi. È bello anche remare insieme. È bello remare insieme. Okay. Stiamo facendo dei bei discorsi emozionati, sai? Cioè, guarda, sono partiti dal fantasma e poi mi emoziono anche per i colleghi. Detto questo, mi sono scritto, ho scritto qua problemi di sostenibilità. Ok, mi sono trovato a parlarne già con gli altri ragazzi, che abbiamo parlato dei ristoranti stellati, che stellati costano tanto e tutto quanto, però una volta che tu hai
20 sedute e 18 persone a lavorare, non ci puoi stare dietro. E ovviamente i ristoranti stellati hanno i catering e le varie cose. E a questa risposta a questa domanda gli abbiamo già risposto, raccontando quello che poi avete fatto, che ovviamente voi penso che siete riusciti a sopperire a questo problema aprendo vari locali, e quindi in questo modo Noi realmente come fortuna abbiamo avuto appunto il MAG che brutalmente parlando è un grandissimo volano di cassa, è gigantesco. E appunto per i primi 2 anni il 1930 con lo stare chiuso il sabato, il Carmine che giocavamo a 1 però è di Battipaglia e viene su 2 volte al mese, lo faccio entrare ma non sei te amico mio che mi fai stare in piedi. Quindi per 2 anni c'è stato il MAG che comunque ha fatto di volano di cassa. Poi comunque nell'insieme con la strutturazione appunto di questa cerchia, no? Che piano piano si è ampliata, siamo arrivati a fare quel più. Quello che si può dire ad oggi comunque è che c'è davvero, in generale bisogna fare molta attenzione a quello che si fa, perché comunque io vedo anche uscendo fuori un attimino dal discorso, io vedo, non voglio sparare a zero, però io vedo tantissimi ristoranti che non sono stellati, ok? Non sono blasonati, ok? Sono dei ristoranti mediocri dove andiamo a pausa pranzo. Puoi spendere 60 euro a testa, capito? Io gli dico, ok, dove sono queste 18 persone? Perché le voglio vedere. Dov'è questo servizio gigantesco? Dov'è questa materia prima fantastica? Non c'è. Io penso piuttosto che anche questi ristoranti prima o poi hanno un collasso. Perché a te farebbe piacere spendere, io e te adesso andiamo a cena, spendiamo 200 euro per mangiare in un posto mediocre e dire, beh, hai mangiato bene? No, mangiato normale. normale, Però però 200 euro. Anche no, io penso che questo pensiero se lo siano fatti in tanti, che prendi, ti siedi in un ristorante, cioè come stai, 30 euro una tartare. sì, condivido. Cioè, se io devo spendere 150 euro, 200 euro a persona, va bene, andiamo a vivere un'esperienza. Un'esperienza però. Ok? Ma questa cosa qua io la vorrei rapportare anche al mondo dei drink. Perché fino ad adesso io e te, parlando anche dei locali di drink non ne abbiamo proprio parlato, però comunque la prima cosa che date, ne parlavo anche con Giacomo Diamanti settimana scorsa, la prima cosa che date ovviamente già c'è questa cosa del secret bar, poi c'è la cosa della cerchia comunque che per poter entrare, cioè ancora prima di arrivare al drink, ancora prima di arrivare a sederti, voi già avete fatto un lavoro già enorme. Cioè, ma scusami se ti interrompo. Una persona che ci sta sentendo, la prima volta che entrò dentro il 1930 disse: ma io pensavo che i drink costavano molto di più. No. Cioè, noi teniamo i drink a 15 euro. No, perché penso che dentro i 15 euro ci sia la ricerca, lo studio, l'esperienza e tutto quello che c'è dietro. Ok? Ma sono 15 euro un cocktail. Cioè, non so come dire, perché non voglio, non è una critica con nessuno, però io 30 euro un drink non lo pago. No. Sì, sinceramente sì, anch'io uguale, sì, d'accordissimo. L'americano lo pagheresti 30 euro? Dai. Mai proprio. No, non voglio continuare perché sono discorsi che se... Ok, sì, capisco anche il tuo punto di vista. E detto questo, parliamo invece di dipendenti. Ovviamente non ti chiedo di dirmi come fai tu, così sei libero di parlarmi del discorso. Però la difficoltà che hai anche, che si ha ovviamente nel poter dare una gratificazione a un tuo dipendente, cose varie. Cioè,
è veramente io non so se lo sai, mio padre lavora nella Guardia di Finanza. Ok, quindi lui mi ha indirizzato, infatti vorrei fare una puntata con lui in cui spiega come indirizzare i ragazzi su cosa fare, cosa non fare, cosa pagare, cosa non pagare. Se vuoi fare come faccio io, come anche Giorgio Facchinetti, che abbiamo la nostra partita IVA, rappresentiamo noi stessi e cose varie. E quindi mio padre mi ha sempre mi dice mi ha fatto capire proprio che è difficilissimo per un locale, che sia grandissimo, che sia piccolo, poter stare dentro a tutto e poter anche, volendo, dare una gratificazione ai suoi dipendenti. Hai fatto questa cosa del chiuso locale, partiti tutti, siete andati là, ok, bellissima cosa, però un ragazzo che cresce, che diventa bravo, che magari perché così funziona il mondo del lavoro, col tempo arriva ad essere più bravo e chiedere anche più soldi. Non dico che tu non li dai, perché non so i rapporti con i clienti, però dico, da parte tua è veramente difficile potergliela dare la gratificazione. Noi cerchiamo di capire che cosa vogliono. Ci sono persone che magari vogliono viaggiare, ci sono persone che magari vogliono moneta. La moneta si trova la soluzione. Si trova la soluzione se per noi vale la pena che questa persona rimanga con noi, perché sai benissimo che mi chiedi, mi dai un aumento? Io ti dico, ok, bene, ma perché ne vali? No. Mi dai un aumento? Perché? Non so, perché magari per me non vale quell'aumento lì si crea una rottura, però magari, come ci è capitato, il voler viaggiare. Tante persone vogliono viaggiare ad oggi. Poi ovviamente noi di default stiamo adeguando e abbiamo adeguato gli stipendi. Comunque Milano, senza ritornare sul discorso di prima, ha un caro vita molto alto. Altissimo. Ne sentivo parlare proprio oggi in un altro podcast del fatto delle forze dell'ordine, che tu lavori nelle forze dell'ordine, lo stipendio è lo stesso di 40 anni fa. Cioè, come fai uno per me è aberrante questa cosa. È davvero aberrante, soprattutto perché non è che sei in giro, puoi rischiare veramente forte. Cioè, puoi rischiare Milano adesso è la città più pericolosa in Italia. Ecco, pensa a te. Io ho amici nell'Arma e quando si parla appunto tra amici, cose varie, si vanno sui discorsi di soldi, cose varie, tutti dicono la stessa cosa, non ha minimamente, non è giusto, non è giusto. Io poi adesso non voglio fare propaganda politica o meno, però non è minimamente giusto, soprattutto per delle persone. Beh, stiamo parlando di Milano, perciò. Soprattutto per delle persone che comunque rischiano davvero la vita. Cioè, perché se non fai carriera, nel senso, se non sali di grado, se non studi, tipo io sono cresciuto con mio padre, io ogni ricordo che ho di mio padre quando ero piccolo era sempre che studiava. Mio padre ha 2 o 3 lauree, non mi ricordo, però ha sempre studiato, è sempre salito di grado e cose varie. Però se non hai quella mentalità lì, certo, e rimani magari come sono io, che sono lì, però ti ritrovi dopo 20-30 anni di lavoro ad avere uno stipendio che sicuramente a Milano non ti dà la possibilità di vivere. Assolutamente. E brutalmente parlando, oltretutto, ritornando al discorso dell'arma, rischi i colpi, brutalmente parlando. Sì, è pesante, non potremmo fare un discorso gigantesco e devo pesare molto bene le parole. No, mi interessava questa parte del rapporto tra te e i dipendenti, e come la gestite. Abbiamo cercato di adeguare sempre fin dove possiamo arrivare, perché comunque sappiamo anche che non è lo stipendio e basta il costo del dipendente, c'è tutto il resto. Sì, e tutto il resto arriva quasi al doppio. Questo è il mio discorso. Infatti immagino che se ti arrivasse un ragazzo come me che ti dice la partita IVA, diventa subito il tuo migliore amico. Però secondo te ti sembra logico che un ragazzo di 22 anni vuole fare questo lavoro, si deve aprire una partita IVA, cioè è rischioso? Sì, no, sei d'accordo? Oltre che essere rischioso, cioè metti caso, perché l'ho visto su altre persone, metti caso che io guadagno anche bene, guadagno 3.000 euro al mese da quando apro la partita IVA per 20, 25, 30 anni, ma una volta che io finisco
Anche se ho guadagnato 3.000 euro al mese, 3.000 euro al mese per 20 anni, 30 anni, cioè la pensione sarà veramente una merda. 600 euro. Cioè, per quello a me conviene molto. Infatti mi è capitato, ovviamente interfacciandomi con mio padre, quando tipo mi mettevo d'accordo per lavori più duraturi di mesi, tipo col Vanilla, mio padre mi diceva sempre: se vogliono fare con la partita IVA lo facciamo, non c'è problema, però ti conviene molto di più che ti assumono loro, perché ovviamente assumendomi loro mi vanno a dichiarare molto di più, perché io facendogli la fattura vado a pagare molte meno cose, pago meno io, pagano meno loro, però alla fine io vado a dichiarare di me, vado a mettere via meno soldi. Tante domande a tuo papà. Te lo giuro, te lo giuro. Sicuramente sta guardando la diretta, però è sempre disponibile per ogni cosa. Ha aiutato almeno altri 3 o 4 miei amici ad aprirsi a partita IVA, dove andare, cosa fare, cose varie. Il ragazzo che è venuto qua da me stamattina gli ha spiegato dove andare per prendersi il passaporto, perché ha dei problemi in Danimarca e cose varie. Ma sai, guarda, comunque il sistema italiano non mette molto in difficoltà. Però ti ho lasciato parlare, però volevo fare un appunto anche sul discorso che hai fatto uno ti chiede un aumento e tu ovviamente eccolo, ha scritto mio padre, sono qua. C'è sempre. No, il discorso dell'aumento, che mi sono trovato io spesso a parlare con delle persone che fanno lavori normali, che non c'entrano niente, che mi dicono al lavoro non guadagno un cazzo, non mi va bene, voglio l'aumento, cose varie. E io dico, ho capito. se io dico, Scusami se ti ho interrotto. Ovviamente vuoi l'aumento, noi, come dire, ti testiamo. Te li diamo dei compiti in più. Più lavoro, più moneta. Ok? Se era questo il punto, giusto? sì, io infatti questo volevo arrivare a dire, che mi trovo con persone con cui mi trovo a sentirmi, anche con delle ragazze con cui mi trovo a sentire, che si lamentavano che guadagnavano poco al lavoro. Dico, tu al lavoro cosa fai? Faccio questo. Se tu te ne vai, quando ci mettono a trovare qualcun altro? Li trovano subito. Ma allora, se va bene, io sono super d'accordo con i discorsi della dignità, del fatto che bisogna comunque pagare, avere un minimo di stipendio e cose varie, però la ragiono anche io non sono mai stato un imprenditore, non ho mai avuto gente che lavora per me, però dico, la ragiono anche dall'altro lato. Dico, tu vuoi un aumento, ok, l'aumento te lo do, però tu dico, però che senso ha l'aumento che io ti do? Cioè, se dici mi è capitato proprio l'estate scorsa a me, che mi hanno richiamato, e prima il Vanilla apriva 3 giorni a settimana. Io avevo uno stipendio normale uno stipendio normale di un lavoro normale di tutti i giorni, però lavorando 3 giorni. Ai tempi il fatto di andare a Jesolo per me era una vacanza. Mi facevo il culo tutto l'inverno, 1000 cose, mille rotture di coglioni, ed estate andavo lì a Jesolo. A volte mi è capitato anche di non ritirare lo stipendio, per farti capire com'era per me l'estate. Non ritirare, nel senso di lasciarlo nel conto che ci aprivamo là. Ho comprato la casa, 2 macchine e cose varie. Dico, il Vanilla ha cambiato tipologia, adesso apre tutti i giorni. Dico, e la proposta che mi avevano fatto inizialmente era quella di leggermente di più di quello che prendevo prima. Dico, guarda, io così non me lo posso permettere, perché la mia vita è cambiata, e quindi a malincuore avevo detto che dovevo chiudere il rapporto, non potevo tornare, dovevo per forza fare altro. Mi hanno richiamato dopo una settimana e cose varie, dicendomi quanto vuoi, quanto ti serve, cose varie. Appunto, a parte per il rapporto personale che c'è, perché si sono resi conto che determinate cose, in determinate situazioni, io ero l'unica persona che poteva farle. Quindi in questo modo io lì mi sono reso conto, dico, se sei così, puoi, tra virgolette, pretendere o chiedere. Se tu fai qualcosa che uno dice, io i soldi te li do perché tu li vali e perché tu mi dai qualcosa indietro. Però l'aumento, perché c'è tipo una cosa che io non ho mai condiviso, è l'aumento perché io lavoro qua da 6 anni e sono ancora quello che guadagna di meno, tipo quello che fa il cameriere nel locale in discoteca, ok? Dice, io sono qua da 7 anni, 8 anni, sono ancora qua quello che guadagna di meno, oppure prendo soltanto 10 euro in più degli altri. La domanda è, cosa hai fatto per prendere di più? Brother, ma il fatto che sei qua da più tempo, a me cosa cambia? Cioè, sei tu che rimani.
Cioè, se arriva un ragazzo che in 6 mesi di lavoro diventa... Si prende altri compiti, altre responsabilità, cose varie, si prende l'onere di avere responsabilità. È giusto? Dagli più soldi. Mi ricordo quando ho iniziato, io ho iniziato dalla Cambusa. Ok, mio zio era il proprietario, però mi ha buttato in Cambusa. Avevo già fatto il corso, già fatto tutto, però io ero in Cambusa. Avevo 3 lavastoviglie. Oh, ti giuro, era il 2008, perciò il bar viaggiava fortissimo. Io avrei potuto fare i bicchieri del locale e anche di un altro locale. Mi ero organizzato in un modo con quelle 3 lavastoviglie che ero diventato veramente una macchina. Perché poi, e infatti poi negli anni dopo mi incazzavo con le persone che erano lì perché facevano questo. Parte. Dico no, non è... la turnazione. Infatti dicevo, cioè non è che sono un genio io, non è che ho fatto un master di management o di come funzionano le lavastoviglie. Dopo mezz'ora che lavori capisci che sei più veloce in quel modo lì. Certo. E lì però capisci anche del fatto che se vali puoi guadagnare di più. Il fatto dell'anzianità che lo fai da tanto tempo, a mio avviso, non è un motivo per prendere di più. Sì, avevo una battuta. Ok, andiamo avanti col discorso. Vabbè, family Group, te l'ho chiesto prima, me l'hai già spiegato, è l'insieme... Vabbè, raccontami tu cos'è Family Group. Siamo noi soci. I soci... tra l'altro... Cioè, 7, virgola, non è vero, perché il gruppo Family sì, siamo noi 7. Comunque siete tante teste da mettere d'accordo. La nostra fortuna è che ci sediamo al tavolo, quello che c'è da dire c'è da dire. Perché abbiamo un bene e un obiettivo comune. Se io sbaglio, lo prendo il culo. Se tu sbagli, il culo lo prendi. Una volta alzati da quel tavolo, siamo amici. Comunque ci conosciamo tutti da almeno 7 anni. Quindi, come on, no? Vabbè, poi si viaggia sempre tutti insieme verso un obiettivo comune. Quindi... Insieme verso un obiettivo, e questo obiettivo ci arriviamo, ce lo prendiamo. Infatti, questo pensa proprio con un episodio che ho vissuto proprio con Giorgio Facchinetti, mi sono reso conto anni fa di quanto è importante parlarsi tra amici, tra colleghi e cose varie, perché era stato uno dei miei più grossi difetti. Non parlavi. Perché mi è capitato perché grosso modo facciamo lo stesso lavoro, le stesse cose, lavoriamo nello stesso lavoravamo nello stesso modo. Ok. e era capitato comunque di voci da una parte, mi ha detto che, no, mi ha detto di te che, e cose varie, praticamente, ed è passato il tempo, non ci vedevamo, non parlavamo, è arrivato il momento in cui io sentivo che lui aveva qualcosa con me, lui sentiva che io avevo qualcosa con lui, non ci parlavamo, ci stavamo sul cazzo, capito? Cose varie. Ci siamo visti una volta, abbiamo parlato, a dirti tanto avremmo parlato 10 minuti, dopo abbiamo risolto tutto e dico, cazzo, quanto cavolo è importante parlare, invece che io vado a Barcellona e a Barcellona mi dicono mi ha detto Giorgio che fai, no Giorgio ha parlato male di te, no Giorgio ha fatto questo, quando invece bastava fare da qua a Milano un minuto, parlavo con Giorgio che lui a Peschiera qua è più vicino e risolvere tutto e spesso lo vedo anche soprattutto all'interno del personale, quando mi trovo a dover gestire dei ragazzi, dico, se ti dà fastidio che Martina consuma i bicchieri sparsi e non una fila alla volta, diglielo. Magari lei si rende conto che sparsi è un casino, una fila alla volta è meglio, ma non venire a dirlo a me, che tu la guardi, ti nervosisci tutta sera, poi lo dici a me, io devo dirlo a lei, mi ha detto che, glielo dici direttamente tu, siete chiari, il problema non viene neanche fuori. Sì, non è sempre così, però questa è la via. Sai, non è così tanto scontato quello che hai appena detto. Eh? Non è scontato. Davvero, io ci ho impiegato un po', non lo nego, e lo vedo con i ragazzi a volte, che parlo a livello generale, che le cose si dicono a metà, le cose non si dicono, poi si dicono e sono mine.
perché c'è l'accumulo. Questo è il problema che dico io, però tipo ti faccio un esempio, dove lavori tu. Io sono un tuo bartender, ok? Io sto lavorando insieme a un altro bartender, vedo che una cosa che fa il ragazzo che lavora con me non mi piace. Invece che dirla a lui, io la vengo a dire a te. No, Guarda, hai completamente ragione, ma guarda che hai completamente ragione, hai completamente ragione. La chiave di volta è che tutti devono remare tutti insieme, tutto qua, tutto qua. Questo è, perché se no ci si va a scontrare, escono stupidato, cose varie. E, non è stato sempre semplice, ok? Mettere sì, così. ma ti capisco. Io parlo così adesso, però ho iniziato nel 2008. Perciò magari vorrei che qualcuno al me di 18-19 anni me l'avesse detto. Avrei voluto che qualcuno di 33 anni, come avrò il 14, che quando avrò 33 anni, uno di 33 anni che lo fa da tanti anni mi avesse detto: Carmine, guarda, certe cose fai così, invece di impararle io sulla mia pelle, capito? Certo, quello ovvio, sì. Ok, e una cosa che ci tenevo a farti raccontare della costruzione dei drink, quella... Ok, a 30. Sì. Beh, noi partiamo da un concetto. Ora, per farvi capire, siamo partiti da un'idea di prendere tutti i nostri signature, fatti in base a viaggi, amori, quello, quell'altro, quel terzo, quel quarto, e rivisitarli dall'altra parte del mondo. Facendoti questa domanda: ma se fossi nato in un altro posto, saresti stato lo stesso? Tu cosa dici? Vabbè, vado troppo fuori dal discorso, però io me lo chiedo sempre perché io sono appassionato di cinema e storia. Che questa cosa si lega a quello che mi hai detto tu. Dico, tipo, parliamo di Mussolini, parliamo di Hitler, quelle cose lì. Ovviamente ne parliamo adesso, dici, sì, ma come faceva la gente a pensarla così? Cioè, io sarei stato super contro, no? Sarebbe come anche il razzismo e cose varie. Ma no, vabbè, hai visto a casa mia, ci sono poster di persone di colore ovunque, però dico, adesso noi la viviamo così. Però se io fossi nato nel 1890, fossi cioè un ragazzino cresciuto nella gioventù hitleriana, ok? Tu sei cresciuto e hai vissuto e ti hanno spiegato quegli ideali così. È stato completamente diverso. Ma tutto, ma senza neanche prendere fatti storici, ma prendere proprio... Se io fossi nato in Sri Lanka, non sarei stato lo stesso, ma sicuro. Come se fossi nato in Giamaica. Disastro arrestato subito. Non sarei sicuramente lo stesso. Lo vedo perché io con mio fratello guardo Masterchef quando mangiamo e lo vedo come è proprio nel nostro DNA il fatto di, tipo, tu mi chiedi sai cucinare, io ti dico no, non so cucinare. Però se mi chiedi un piatto di pasta te lo so fare. Certo. E perché proprio dentro il nostro DNA tutti sanno fare un piatto di pasta. Però se tu prendi un giapponese, un cinese, lui il piatto di pasta non te lo sa fare, perché non è dentro il suo DNA come è per noi. Esatto. E tu pensa che da lì abbiamo fatto appunto drink tropicali rivisitati in chiavi islandesi e via dicendo. Dopo questo concetto, che prima ancora avevamo tutti dei libri, ogni libro era un menù con un romanzo, era bellissimo. Dopo questo concetto abbiamo iniziato ad analizzare i continenti, partendo dall'Asia, facendo dei drink molto particolari, che ne so, un drink su un foglio di carta, che tu dipingevi, quello che dipingevi era il drink con la carta, tu mangiavi la carta e il drink. Pazzesco questo, non l'avevo mai sentito, non mi era arrivata questa voce. 4 ravioli perché realmente in Asia si mangiano i ravioli ovunque, differenti, pilimeni o meno, quello, quell'altro. 4 ravioli su 4 punti cardinali erano 4 drink differenti con dentro appunto il drink. Siamo andati in Nord America con drink che volavano, stile le bombe Fugo, che erano delle bombe durante la seconda guerra mondiale che i giapponesi, calcolando le correnti, hanno lanciato questi palloni sulle coste del Canada. Per fortuna se ne sono accorti e molti li hanno abbattuti. Una cheesecake che era un Clover Club, però mangiavi una torta.
Tutti un po' così, onore a Marilyn Manson, poi siamo andati in Sud America, abbiamo fatto veramente visitare questo locale ti fa veramente vivere un viaggio. Sì, perché lo arrediamo pure, lo cambiamo un po', ovviamente senza stravolgerlo, però ad esempio adesso abbiamo maschere africane e anche statue africane in giro per il locale. Siamo andati in Sud America, come ti dicevo, abbiamo fatto, che ne so, una caipirinha senza alcol. L'alcol era dentro il ghiaccio. Abbiamo abbattuto sotto tanti gradi, scusami, sotto tanti gradi la cachaça, e abbiamo rifatto la nostra caipirinha 2.0 che manteneva, sai che comunque sul ghiaccio Crash ha un deperimento, no? L'alcol poi prima o poi diventa anacquato. Lì rimaneva costante il sapore. Ed era molto figo, era questo il concetto. Abbiamo fatto un asado liquido su un old fashion con Old fashion è proprio il drink per Antonio Masia del bartender quando non lavora. Bravo. Con distrato appunto di carne e tutto, era molto particolare. Adesso siamo finiti in Africa, che sta finendo. Quindi tu immagina... Dell'Africa mi piace tantissimo. Nel 2018 proprio lì a Jesolo ho conosciuto un ragazzo keniano che siamo diventati amici strettissimi, e dopo ti faccio della maglietta che mi ha regalato. Io sono completamente per quanto io mi vesta sempre perennemente di nero continuamente, i costumi, i colori, le cose africane mi sono sempre piaciute tantissimo. Infatti non so se sei molto esperto di film Marvel, però tipo i film di Black Panther, sì, l'1 e 2, Black Panther e Wakanda Forever, a livello di costumi, immagini, musiche, cose varie, veramente a mio avviso è bellissimo. Cioè se guardi anche le donne africane con i vestiti che hanno, come sono fatti, i colori, che poi i vestiti sono bellissimi, che io infatti mi ricordo tipo questa maglietta che mi ha regalato mio amico, perché ogni volta che la vedo dicevo, oh, cavolo, ma è bellissima sta maglietta. Addosso a lui era bellissima, me la metto io sembro... faccio cagare. No, però è vero, vedi anche questi vestiti infatti in un certo modo che messi da una persona di colore su di noi stanno in modo completamente diverso. Tu pensi che abbiamo fatto un drink in onore delle donne più belle d'Africa, che è appunto la Namibia. Visto che sono nomadi, abbiamo fatto noi un kefir. Loro utilizzano come unguento, ok? La terra, ok? Che è una terra rossa. Lo usano però come antirepellente, perché comunque nell'insieme ci sono delle zanzare che sono dei fucili. E quindi abbiamo fatto un drink appunto con kefir e un distillato di terra e argilla fatto da noi. Il colore è questo, È questo arancione acceso, è molto bello. Molto bello. Poi in più, vabbè, ci abbiamo messo del rooibos tea, perché la Namibia è uno dei produttori più grossi. Ce ne sono molti. Adesso stiamo andando in Europa, però. Siamo quasi alla fine. Piano piano torniamo a casa. Sì. Che tu pensa che... Vabbè, Europa. Casa mia, casa nostra, facile. Virgola. Perché cadere nel come dire, normale, ok? Dici, che ne so, che ci abbiamo pensato oltretutto. Facciamo il Colosseo. Come possiamo replicare il concetto del Colosseo? No? Sì, ma no. Quindi stiamo preparando delle cose un po' particolari, che ha richiesto uno studio, una ricerca, anche se al nostro continente non per niente indifferente. L'Europa e in particolare l'Italia, questo è un discorso che avevo sentito da un giornalista vecchissimo in cui parla del Sud Italia, ma l'Italia, per come è fatta e per il punto in cui ha una varietà a livello di qualsiasi cosa commestibile, che veramente è una concentrazione che veramente in nessuna parte del mondo si può trovare. Questo sì, assolutamente. E difatti faccio una spoilerata che vabbè è gigantesca. Non abbiamo voluto fare tanto focus sull'Italia, perché quello che faremo in un futuro
sarà andare alla ricerca di la materia prima, il miglior frutto, ok? Tu decidi che ne so, quello. Andiamo a cercare il miglior frutto per poterlo lavorare al 1000%. Senza stuprarlo, senza rovinarlo, senza lavorarlo e esaltarlo al massimo di quello che può essere. Poi magari, che ne so, tirando fuori un altro pairing, ok, su un twist, ok, che sia. Dare valore più a quello che è la materia prima, perché penso che ad oggi siamo arrivati a un punto che siamo veramente vicino al collasso, proprio a livello planetario. Quindi almeno valorizzarli un po', cercare di... Sicuramente costerà anche molto di più, però valorizzare quelle piccole produzioni, quelle produzioni che cercano di lavorare senza pesticidi, quello che sia, che sia, ma trovare proprio la particolarità, non l'albicocca di Basiano, per farti capire che manco esiste, però magari, che ne so, andare a trovare il piennolino giusto, cioè, non so se mi sto spiegando. Sì, ti spieghi perfettamente. Però siamo di un salto molto più in là questo. Ok, ci arriverete. Ok, e una ultima cosa di cui voglio parlare, poi ti faccio la mia domanda solita che faccio a fine puntata, poi ti lascio libero. Qui sulla mia agenda mi sono scritto trend, ok? Prima ne parlavamo e abbiamo fatto l'esempio praticamente stavamo parlando prima di Marco e uno dei suoi soci, Flavio, e il fatto che un mio amico aveva conosciuto Flavio e l'aveva conosciuto ai tempi in un programma televisivo, e in quel programma televisivo questo mio amico si era presentato, era un talent show sui bartender, e questo mio amico si era presentato presentando un drink fluorescente, fluo, e questo mio amico e ai tempi lui presentando questo cocktail fluo era, lo dico, era Giorgio Facchinetti, e ai tempi lui presentando questo cocktail fluo era stato tra virgolette denigrato anche dallo stesso Flavio, perché non denigrato, però diciamo che gli ha presentato un cocktail fluo. La prima cosa che è venuta da dire ai giudici di questo programma è stato: chissà che cosa sta succedendo nella mia pancia adesso che ho bevuto questo drink fluo, capito? E invece, come mi hai detto tu, che adesso poi lascio parlare te, adesso è di moda questa cosa del drink fluo, e il mio amico dice: io lo facevo già 5 anni fa e mi hanno trattato come un coglione quando l'ho fatto. Sei uno stronzo. Beh, sicuramente ci sono, in base a testate giornalistiche o che sia, o che delle persone, dei locali che lanciano dei trend. Ovviamente, quando si parlava di Giorgio, ok, il trend non era minimamente questo. Era un altro trend, era il trend più su quello che potevano essere i twist on classic, un po' più meno arzigogolati, passami il termine. Adesso la miscelazione mondiale comunque ha fatto molti passi avanti. Il twist on classic, secondo me, non è più di moda, passami il termine. Si segue molto la cucina, io credo, ok? Perché comunque, volente o nolente, la cucina è sempre stata molto più valorizzata, tra virgolette, che il bar a livello mondiale, no? Perché comunque è una necessità più primaria rispetto che bersi un manattino. Sì, anche per i problemi che ci sono legati alla televisione con l'alcol, bere responsabilmente, cose varie. Quindi penso che si sia sempre un po' seguito la cucina. Ad oggi ci sono dei posti che fanno dei drink fluo, creano trend. Sì. Li farei io? No. Noi
noi quello che stiamo andando a ricercare, come ti ho detto prima, la ricerca e la valorizzazione di quello che può essere la materia prima. Proprio dal prodotto, che ne so, miele. Noi faremo un idromele. Facciamo. Un idromele. Quell'idromele deve essere con il miele giusto, preso nel posto giusto, con la fermentazione giusta, con i giusti gradi, ok? Facciamo tante prove. A quell'idromele ci adeguiamo qualcosa. Per farti capire, l'idromele non ci metto un whisky torbato di 10 anni che ha una mina e mezzi denti. Cerco di dare spazio all'80% all'idromele. Come può essere magari troviamo le albicocche del Vesuvio, non so perché sono sempre fisso a queste albicocche, le albicocche del Vesuvio che le fa Carmine, ne fa quanti? 50 kg, bene, cerchiamo di stoccare questi 50 kg, lavorarli tutti al punto giusto e cercare di creare un drink che ci duri soprattutto questi 50 kg, ma che sia la valorizzazione dell'albicocca. Nel senso, quindi non ci metti vicino un distillato che va a coprire tutto, ma ci vuoi valorizzare al massimo questo ingrediente. esatto. La challenge può essere anche, bene, ok, l'albicocca sicuramente va con delle giuste acidità, delle giuste dolcezze. Bene, troviamo qualcosa che va bene con uno scotch. Troviamo qualcosa bene che possa andare bene con il tequila. No? Valorizzando sempre la materia prima. Questo è quello che vorremmo fare noi in un futuro. Vediamo. Vediamo. Abbiamo almeno altri 6 mesi per poterci pensare. Però penso che questo è sempre può essere sempre un trend che tanti ristoranti fanno. Questo io credo. Ok, allora Marco, prima cosa, sono veramente contento di aver fatto questa puntata con te. Non ci conoscevamo e ho sempre quell'ansietta di non sapere cosa dire o non fare una roba interessante, però sono super interessato e preferisco fare le puntate con persone che non conosco, ok, così le scopro durante la puntata. E ti faccio un'ultima domanda, che è la domanda che faccio sempre. E se tu potessi tornare indietro, ok, riguardando tutto quello che hai fatto fino ad oggi, che bilancio fai della tua carriera? Sei contento? E cambieresti qualcosa? Se la cambieresti, cosa avresti voluto cambiare? Fammi un bilancio di come sei oggi, di come sei arrivato oggi. Beh, Così di getto quello che ti viene. ci dovrei pensare tanto, ma nell'insieme ti posso dire che l'80% sono molto felice di quello che 90% di quello che ho fatto e sono molto grato alle persone che mi stanno di fianco. Sono veramente molto grato. Questo posso dire. Poi cambierei qualcosa? Questa è una parte in cui tutti quanti dicono non lo so. Esatto, esatto, non lo so, realmente non lo so perché A me è capitato se perché io non avessi un obiettivo, ora boh. perché non ti parlo solo lavorativamente, perché mi ci trovo io a farmi questa domanda e dico, non lo so, magari, perché vabbè, lo sai meglio di me come questo mestiere lo fai da prima di me, è un mestiere che ti porta spesso a magari perdere delle persone durante il percorso. Quindi dico... Toccata pianissimo. si perdono delle persone, ma non soltanto a livello di relazioni personali, però anche amicizie o cose varie. Quindi magari tante volte quello che mi trovo io a interrogarmi dico, se magari avessi dato più spazio a quello, oggi sarei così, non lo so. Vedi. Se avessi dato più spazio a quello, non credo che io sarei qua ora.
Questo è il punto in cui io di solito voglio, in cui l'idea che ho io. Arrivo qua, dico, se magari avessi dato più spazio a quest'altra cosa, sicuramente non sarei arrivato al punto in cui sono adesso. Se tutte quelle sere non avessi deciso di allenarmi, cosa stai a fare lì dentro quella stanza con le bottiglie? Io all'inizio la mia prima flare room era grande quanto l'apertura delle mie braccia. Ne racconto una. Vado a fare palesemente una figura di merda a una gara di flare, super emozionato. Sono andato in pallone, avevo tutta la routine, tutto, prima garetta, penso. In giuria c'era Andrea Fiore. Per farti capire dal disastro che è il tuo pane. Da working ho fatto exhibition, proprio una spillata totale. Che si mescola disastro. Ho finito la gara, ho fatto una merda, detto francamente. Sono andato al bar dove uscivo, dove poi mi hanno fatto. Sono rimasto lì tutto il pomeriggio a rifare le routine. Tutto il pomeriggio. E mi allenavo comunque anch'io 4-5 ore, anche 8 ore nella flare room di Mauro. Fino al punto che però purtroppo ero così tanto nervoso, mi sono sparato una bottiglia in exhibition per prenderla dietro, mi sono presa qua. Mi sono aperto completamente. Gli ho detto, guarda, finiscila perché sennò ti spacchi tutte le mani, ma ero... No, hai capito? Sì. Mi incazza perché dici, non è che dovevo per forza arrivare primo, però ce l'avevo. Mi sono fottuto come uno stronzo, ho detto francamente, e adesso ti rimetti sotto. La prima è così, anch'io la mia prima l'ho fatta a Roma, mi sono preparato per mesi, ero super sicuro, super tranquillo, poi... Non avendola mai vissuta, proprio a pensare a che emozioni tu potessi provare, dici vado lì, succede, faccio, non so. E invece la prima, soprattutto se non è tanto nei movimenti che hai studiato, ma è il contatto col pubblico. Assolutamente. È quella luce che si accende, che sei pronto? 3, 2, sei pronto? Sì, ci sono, vai tranquillo. Poi parte, buio totale. Sì. E tu pensa che avevo fatto anche un drink che era un martinello, sto parlando di troppo tempo, almeno 15 anni fa. Un martino allo zafferano, che era un vodka martini allo zafferano, che era totale, era veramente buono. Il zafferano penso sia la spezia più costosa al mondo. Sì, me lo ricordo. E quindi, cioè, avevo anche il drink. Ho fatto un disastro, Però sono sicuro che quel disastro ti ha formato di più di tanti successi che hai avuto. Assolutamente. Sai che è una frase che sento molto, molto spesso nell'ultimo periodo. Davvero. Io me ne sono reso conto sulla mia pelle, però vabbè, io ascolto 1000 podcast e cose motivazionali, seguo 1000, però soprattutto nei grandi imprenditori, soprattutto in tutte le persone di successo, la cosa che li ha formati di più sono stati i fallimenti. Sono gli errori. Perché prendi e dici ne fai tesoro e dici gli errori, e poi anche vabbè, classica frase di Michael Jordan che sbaglierai il 100% dei tiri che non farai, perciò va bene Marco, e grazie mille, è stato veramente un piacere ragazzi, ci vediamo, c'ho qua l'agenda così ci guardo, allora, prossima puntata super interessante che sarà lunedì, viene qua al podcast Bar Giornale, poi vi dirò i nomi. Arriva Bar Giornale e parleremo di un po' di robe, mi presenteranno anche una roba, un loro progetto, una cosa, e vabbè, intanto ragazzi grazie mille di esserci stati, vi ricordo di seguire i vari canali social, ringraziamento a tutti gli sponsor che sostengono una realtà così nuova e così difficile da portare avanti. Marco, tu adesso l'hai visto tutto qua, è tutto finanziato da Carmine Company, quindi... investor totale. Quindi va bene ragazzi, grazie mille, buonanotte e ci vediamo alla prossima puntata e grazie ancora Marco di essere stato qua con me. Grazie mille a te.